Ti sei mai chiesto come sarebbe stato trovarsi a Gerusalemme nel 33 d.C., il giorno dell'ingresso di Gesù in quella che oggi chiamiamo Domenica delle Palme? Non nelle pagine della Bibbia, non in un dipinto e nemmeno in una predica sentita 1000 volte, ma in strada, con i piedi sulla pietra calcare, con il rumore della folla che ti riempie i timpani e la polvere che ti entra in gola lasciandola secca. Perché quel giorno è esistito davvero. C'erano persone reali, con nomi, famiglie e aspettative. C'era una città che traboccava di pellegrini, arrivati da ogni angolo del mondo conosciuto. C'era una tensione nell'aria che si poteva tagliare con un coltello, ma che nessuno sapeva ancora come definire. E in mezzo a tutto questo, un uomo solo su un puledro che scendeva lentamente verso il cuore di Gerusalemme. Migliaia di persone lo videro con i propri occhi quel giorno, eppure quasi nessuno capì davvero cosa stava accadendo, o almeno non mentre accadeva. In questo video ti riporto lì, non come turista, come testimone. Per capire cosa successe quella domenica, devi prima capire dove successe e in che condizioni. Gerusalemme durante la Pasqua ebraica non era la città di tutti i giorni. Era qualcosa di completamente diverso. Nei giorni ordinari la città ospitava tra i 25 e i 30.000 abitanti, una cifra già importante per l'epoca. Ma nei giorni che precedevano la Pasqua quella cifra esplodeva. I pellegrini arrivavano a piedi in carovana dopo settimane di cammino, da Babilonia, dall'Egitto, da Roma, dalle coste del Mediterraneo. Le stime più prudenti parlano di 100.000 persone in più. Quelle meno prudenti arrivano a 200.000. Pensa cosa significa in pratica. Le locande erano piene da giorni. Chi non trovava posto dormiva all'aperto, sulle pendici del Monte degli Ulivi, nelle valli intorno alla città. Le strade erano intasate, i mercati non riuscivano a stare dietro alla domanda. E il tempio, dietro il cuore pulsante di tutto, era assediato da una folla che non si fermava mai, nemmeno di notte. Immagina di essere uno di quei pellegrini. Hai camminato per giorni, forse per settimane. Hai dormito sotto le stelle, hai condiviso il pane con famiglie che non conoscevi, hai cantato i salmi del pellegrinaggio, quei 15 salmi che gli ebrei intonavano mentre salivano verso Gerusalemme dal Salmo 120 al 134, canti di speranza, di attesa, di un popolo che torna a casa. E poi a un certo punto del cammino la città appare all'orizzonte e al centro di tutto il Tempio. Erode il Grande era morto da decenni, ma il suo capolavoro era ancora lì. I blocchi di pietra calcarea usati nella costruzione pesavano decine di tonnellate l'uno. La piattaforma su cui sorgeva era grande quanto 30 campi da calcio moderni, messi uno accanto all'altro. Il marmo bianco e l'oro rilucevano sotto il sole di primavera in modo quasi irreale, visibili a chilometri di distanza. Era impossibile non fermarsi a guardarlo. E non erano solo gli ebrei a restare a bocca aperta. Lo storico romano Plinio il Vecchio lo descrisse come una delle opere più straordinarie che l'Oriente avesse mai prodotto. Il geografo greco Strabone, che viaggiò in quella regione, annotò nei suoi scritti che il Tempio di Gerusalemme era famoso in tutto il mondo conosciuto, non solo tra i credenti, ma tra chiunque avesse occhi per riconoscere la grandezza. Persino i soldati romani, uomini abituati al Colosseo, ai fori imperiali, alle meraviglie di Roma, quando arrivavano a Gerusalemme per la prima volta e vedevano quel tempio brillare sulla collina, si fermavano. Non era solo un luogo di culto, era una dichiarazione che diceva: il Dio di questo popolo non abita in una capanna. Ma c'era qualcos'altro nell'aria quella settimana, qualcosa che si sentiva ma non si riusciva a nominare. La tensione politica. Gerusalemme era occupata, i soldati romani erano ovunque, nelle strade, sulle mura, nelle fortezze. E durante la Pasqua, quando decine di migliaia di ebrei si riunivano proprio per commemorare la liberazione dalla schiavitù, quella tensione saliva sempre. Pilato, da prefetto navigato quale era, lo sapeva. Per questo durante la Pasqua spostava le sue truppe da Cesarea a Gerusalemme, per tenere tutto sotto controllo. Un popolo che celebra la libertà mentre vive sotto occupazione, una miscela pericolosa. Era in questo contesto, questa città piena, tesa, vibrante, sopra le righe, che Gesù stava per fare il suo ingresso. E quello che stava per fare non era un gesto improvvisato, era pianificato, ma non solo da lui. Era stato pianificato 500 anni prima da qualcuno che non aveva mai visto quella città. Adesso, prima di andare avanti, rispondimi a una domanda. Se tu dovessi entrare in una città come re, cosa sceglieresti di cavalcare? La risposta che la maggior parte delle persone darebbe è un cavallo. Magari un cavallo bianco che trasmette forza, velocità, potere ed eleganza. Non di certo un puledro. Il puledro era l'animale del lavoro quotidiano, della gente comune, del mercato, della campagna, dei piccoli viaggi. Non era sicuramente un animale che trasmetteva potere. Nessun conquistatore nella storia aveva mai scelto un puledro per la sua entrata trionfale. Eppure Gesù scelse esattamente quell'animale. E non fu una scelta casuale. Circa 500 anni prima, un profeta di nome Zaccaria aveva scritto qualcosa che ogni ebreo del primo secolo conosceva a memoria. L'aveva sentito in sinagoga, l'aveva studiato, l'aveva masticato per anni. Diceva: esulta fieramente, figlia di Sion. Il tuo re viene a te, giusto e vittorioso, umile, montato su un asino, su un puledro figlio di asina. Zaccaria 9:9. Adesso, dopo 500 anni di attesa su quella strada polverosa fuori da Gerusalemme, stava accadendo esattamente quello. Gesù non stava semplicemente entrando in città, stava citando
sfidando Zaccaria nel modo più diretto possibile, non con le parole, con il corpo, con la scelta di quell'animale, con quel gesto preciso, in quel posto preciso. Chi aveva orecchie per sentire sentì, ma c'è un secondo livello in questa storia, uno che va ancora più in profondità. Il profeta Daniele, secoli prima, aveva lasciato scritto qualcosa che sembrava quasi impossibile da credere, una profezia con i numeri. Disse che dal decreto per ricostruire Gerusalemme fino all'arrivo del Messia Principe sarebbero passate 69 settimane di anni, 69 per 7, con il calendario profetico di 360 giorni, 483 anni esatti. Il decreto a cui Daniele faceva riferimento fu emesso dal re persiano Artaserse nel mese di Nisan dell'anno 445 a.C. Fai il conto, il risultato cade sulla Domenica delle Palme dell'anno 33 d.C. Non sull'anno, ma proprio sul giorno esatto. Dio non si era limitato a promettere che sarebbe arrivato il Messia. Aveva detto esattamente quando e aveva mantenuto la promessa al giorno. Questa non è una coincidenza, è una firma, e quella firma stava per diventare visibile a tutti, mentre una processione cominciava a scendere lentamente lungo il versante del Monte degli Ulivi. Betania è un piccolo villaggio sull'appendice orientale del Monte degli Ulivi, a circa 3 km da Gerusalemme. Oggi si chiama Aleizaria, nome arabo che ricorda Lazzaro, la cui tomba si trova ancora lì, visitabile ancora oggi. Ed era proprio da lì che partì tutto. Quella mattina Gesù mandò 2 discepoli avanti con istruzioni precise. Andate nel villaggio qui davanti, troverete un puledro legato su cui nessuno è mai salito, slegatelo e portatelo qui. Se qualcuno vi chiede qualcosa, rispondete solo: il Signore ne ha bisogno. E andò esattamente così, senza discussioni, senza problemi, come se il mondo stesse aspettando quella parola per mettersi in movimento. Il puledro fu portato, i discepoli misero i loro mantelli sul dorso dell'animale e Gesù vi salì sopra. Da quel momento qualcosa cambiò nell'aria. Immagina di essere lì, in quel momento. Sei uno dei tanti pellegrini che hanno accampato la notte sul Monte degli Ulivi. Ti sei svegliato all'alba con il freddo di primavera ancora addosso, hai mangiato qualcosa in fretta e poi hai sentito un rumore che cresceva, voci, canti, il suono di una folla che si muoveva compatta lungo il sentiero. Ti avvicini per vedere cosa sta succedendo e vedi lui, un uomo su un puledro, senza armatura, senza scorta armata, senza nessuna delle cose che ti aspetti da qualcuno che entra in una città come se la possedesse. Eppure c'è qualcosa in lui, qualcosa che forse razionalmente non riesci a spiegare, che ti fa fermare. Intorno a lui la folla stava facendo una cosa strana. Qualcuno aveva tolto il mantello dalle spalle e lo stendeva sulla strada davanti al puledro. Poi un altro fece lo stesso e un altro ancora. Era un gesto antico, carico di significato. Si faceva così con i re, con chi si riconosceva come signore, lo stesso gesto che il popolo di Israele aveva fatto con Jehu secoli prima, quando fu consacrato re. Altri tagliavano rami di palma dagli alberi lungo il cammino e li sventolavano e li stendevano a terra. La palma non era una decorazione, era il simbolo della vittoria nazionale, dell'indipendenza, della liberazione. Appariva sulle monete coniate nei periodi di autonomia ebraica. Era la stessa pianta che il popolo aveva agitato quando Simone Maccabeo aveva liberato Gerusalemme dai Seleucidi 200 anni prima. Agitare una palma era come dire: questo è il nostro re. E poi quasi all'improvviso esplose il grido. La folla cominciò a urlare una parola sola, all'unisono, con una forza che rimbalzava tra le rocce e scendeva nella valle: Osanna, Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Osanna viene dall'ebraico Hoshana, significa salva adesso. Era una parola presa direttamente dal Salmo 118, il salmo pasquale per eccellenza, quello che i pellegrini cantavano ogni anno avvicinandosi a Gerusalemme. Ma quel giorno non era una formula liturgica, era una richiesta vera, urgente, disperata: salva adesso. La processione raggiunse la cima del Monte degli Ulivi e lì per la prima volta si aprì davanti a tutti la vista più straordinaria del mondo antico, il vallone del Cedron in basso, e dall'altra parte, elevato sulla collina, il tempio di Erode che brillava di marmo bianco e oro sotto il sole di primavera. Fu in quel momento preciso che Gesù si fermò, non per godersi la vista, non per ascoltare gli applausi, ma per piangere. Solo Luca lo racconta, gli altri 3 evangelisti non lo menzionano, ed è uno dei momenti più potenti dell'intero Nuovo Testamento. Gesù, in cima al Monte degli Ulivi, circondato da una folla in delirio che lo acclamava re, pianse. Il testo greco usa una parola specifica, eklausen, non una lacrima discreta, non un occhio lucido, un pianto vero, con i singhiozzi, il tipo di pianto che ti prende quando perdi qualcuno che ami e non riesci a farci niente. E mentre piangeva, parlò alla città come se la città fosse una persona, come se Gerusalemme potesse sentirlo. Disse: se tu avessi compreso anche tu in questo giorno quello che ti porta la pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi. Verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno, ti assedieranno, ti stringeranno da ogni parte, ti abbatteranno a terra con i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il momento in cui sei stata visitata. Luca 19, 42, 44. Queste non erano metafore, erano fatti. Esattamente 40 anni dopo, nell'anno 70 d.C., le legioni romane di Tito assediarono Gerusalemme.
Demolirono il tempio pietra per pietra. Lo storico Giuseppe Flavio, che fu testimone oculare di quegli eventi, descrisse quello che vide con parole che fanno ancora impressione a 2000 anni di distanza. Gesù lo sapeva, lo vedeva già da quella cima mentre la folla cantava sotto di lui. E non lo descriveva con rabbia, non lo descriveva con distacco, lo descriveva in lacrime. Fermati un secondo su questo contrasto. La folla gridava Osanna, agitava le palme, buttava i mantelli. Era il momento più festoso che molti di loro avessero mai vissuto. Lui piangeva, non per sé, non per paura di quello che lo aspettava, piangeva per loro, per una città che stava perdendo l'occasione della sua vita senza rendersene conto, per persone che lo stavano acclamando re senza capire davvero chi fosse il re che stavano acclamando. C'è qualcosa in quel pianto che dice più di 1000 discorsi sulla natura di Dio, un Dio che sa già come andrà a finire e soffre lo stesso, un Dio il cui amore non dipende dalla risposta che riceve, un Dio che non abbandona nemmeno quando l'abbandono è la risposta che ottiene. Se ti sei mai sentito frainteso da qualcuno a cui tenevi, se hai mai amato qualcuno che non ti ha ricambiato nel modo in cui speravi, allora sai qualcosa di come si sentiva Gesù in quel momento, solo che lui lo sapeva in anticipo e scelse di venire lo stesso. Quel pianto sul Monte degli Ulivi non era debolezza, era la cosa più coraggiosa che potesse fare. La processione riprese, scese verso il Cedron, attraversò la valle, salì verso le porte del Tempio. E quando Gesù entrò in città, Matteo dice che tutta Gerusalemme fu scossa. Usa il verbo greco eseiste, lo stesso da cui viene la parola sisma, un terremoto. Una città intera scossa da una domanda che non riusciva a smettere di farsi. Chi è quest'uomo? Nei giorni successivi quella domanda avrebbe ricevuto una risposta, ma non nel modo in cui nessuno si aspettava, perché quello che stava per accadere era scritto nel calendario da millenni e quasi nessuno lo aveva ancora capito. C'è un dettaglio in questa storia che la maggior parte delle persone non conosce, un dettaglio che quando lo capisci cambia completamente il modo in cui guardi la Domenica delle Palme. Torna all'Esodo, capitolo 12. Dio dà al popolo di Israele istruzioni precise per la Pasqua. Dice: il 10° giorno di questo mese ogni famiglia prenda un agnello, lo tenga con sé per 4 giorni, lo osservi, lo esamini, verifichi che sia senza macchia, senza difetti. Solo allora, il 14° giorno al tramonto, lo sacrifichi. 4 giorni di esame, 4 giorni in cui l'agnello vive in mezzo alla famiglia, viene guardato da vicino, controllato in ogni dettaglio. Solo se supera quell'esame, solo se non ha nessun difetto, può essere offerto. Ora torna alla Domenica delle Palme. Quella domenica era il 10° di Nisan, il giorno esatto in cui, secondo la legge di Mosè, l'agnello doveva essere separato dal gregge e portato in città. E in quella stessa domenica Gesù entrò a Gerusalemme. Nei 4 giorni successivi, dal lunedì al giovedì, Gesù fu nel tempio ogni giorno, e ogni giorno qualcuno cercò di incastrarlo. I farisei con domande sul pagamento delle tasse a Cesare, i sadducei con enigmi sulla resurrezione, gli scribi con trabocchetti teologici. Erode Antipa lo interrogò. Pilato lo esaminò davanti al tribunale romano. Nessuno trovò nulla. Ogni tentativo di trovare una macchia, un difetto, un motivo legittimo per condannarlo fallì. Il verdetto di Pilato fu esplicito: non trovo in quest'uomo nessuna colpa. L'agnello era senza macchia. E il 14° di Nisan, al tramonto del venerdì, mentre i sacerdoti nel tempio sgozzavano gli agnelli per la cena pasquale, Gesù fu crocifisso sul Golgota, non nello stesso giorno per caso, nella stessa ora. Ogni agnello pasquale che era stato sacrificato nei secoli precedenti, ogni goccia di sangue, ogni rito, ogni data precisa del calendario ebraico, non era un insieme di norme religiose fini a se stesse, era un'ombra proiettata in avanti da una realtà che doveva ancora arrivare, e quella realtà era entrata a Gerusalemme il 10° di Nisan, su un puledro, tra i canti di una folla che lo acclamava senza sapere fino in fondo chi stava acclamando. La firma di Dio nel calendario. Ma c'è ancora una cosa, l'ultima, quella che guarda avanti, non indietro. Zaccaria non scrisse una sola profezia sul Monte degli Ulivi, ne scrisse 2. La prima l'abbiamo già vista, il re umile sul puledro che entra a Gerusalemme. Compiuta, la seconda è nel 14° capitolo, dice che i suoi piedi si poseranno di nuovo su quel monte. Stesso posto, ma un ingresso completamente diverso. La prima volta scese tra gli Osanna verso la croce, la seconda volta, e questa non è ancora accaduta, verrà per regnare. Tu e io viviamo tra queste 2 domeniche, in questo spazio sospeso, con una sola domanda che conta davvero. Sei disposto ad accogliere il re che è venuto, non il re che avresti voluto? Perché la folla quel giorno voleva un liberatore militare, qualcuno che cacciasse i romani, e quando capì che la liberazione che portava era di un altro tipo, più profonda, più costosa, molti si tirarono indietro. Quella tentazione non è sparita, è ancora lo stesso re, ancora con gli occhi su quella città, ancora con gli occhi su di te, e il Monte degli Ulivi lo aspetta ancora. Se questo viaggio nella Domenica delle Palme ti ha toccato in qualche modo, iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video.